Ciao, sono Luca Pappagallo e oggi cucino per Cucaround e vado a fare la pasta con gli asparagi e con il salmone fresco. Si comincia? È anche veloce da fare. Un pochino d'olio in una bella padella, mettetelo, 3-4 cucchiai ci vogliono tutti ora, e uno spicchio d'aglio e accendo il fuoco. E ora lo faccio diventare bello caldo. Trancio di salmone, qui non c'è neanche la pelle e non ci sono le spine, mi raccomando, su queste cose qui. E ora andiamo a cubettarlo. Non fate cubetti troppo piccolini, fate dei pezzettini più o meno di queste dimensioni qui. Mestolino delle Barbie. Quando sentite, ve lo sentite anche con la mano, che non riuscite a starci troppo vicino, vuol dire che l'olio è bello bollente, mettete il salmone e fate attenzione agli schizzi. Tempi di cottura, considerate con questi cubettini qui 1 minuto, 1 minuto e mezzo per lato, insomma, però finché non c'è una bella crosticina, ma per favore, ma ve lo dico anche per voi, non lo stracuocete perché sennò poi dopo diventa asciutto e non è buono. Guardate, questa è la colorazione secondo me perfetta, vedete? Quando il salmone è ben rosolato, quindi c'ha quella bella crosticina dorata sopra, scolate bene l'olio e andate a toglierlo. Non buttate via l'olio da questa padella, ora la padella spengo un attimino, si abbassa anche la temperatura, così vado a preparare gli asparagi. Ho già tolto la parte inferiore, quella un po' più dura, e ora si vanno a dividere. Prima tolgo le punte. Ok, le punte sono pronte, riaccendo il fuoco, l'olio è ancora ben caldo e ci metto subito le punte. Le faccio andare per 2-3 minuti, il tempo che mi serve per tagliare gli altri asparagi. Anche qui fate attenzione sempre, ovviamente, all'olio che è bollente. Tolgo la parte filamentosa esterna. Ah, gli asparagi non sono come i funghi, gli asparagi si lavano, Comincio a tagliare gli asparagi. Nel frattempo le punte sono pronte e le scolo dall'olio e le metto insieme al salmone. Olio ancora caldo, riaccendo ancora il fuoco, sempre lo stesso olio, sempre lo stesso olio. E vado a mettere gli asparagi. Do una leggera salatina e ora faccio insaporire per qualche istante e poi aggiungerò un po' di acqua bollente. Se volete, gusto vostro, potete dare una sfumatina di vino bianco. Io non lo faccio, preferisco metterci un gocciolino di acqua, giusto per aiutare la cottura di questi asparagi. Quanto tempo ci vorrà? Massimo, dipende da quanto li avete tagliati grossi, massimo 10 minuti, ma dico tanto. L'acqua sta bollendo, sale, e poi come pasta uso dei rigatoni, più o meno ci vorranno oltre, mi sembra, 12 minuti di cottura, magari le scolo leggermente prima. Tra un minutino più o meno tiro sulla pasta, che è un paio di minuti in anticipo, se non qualcosina di più. Prendo però l'acqua di cottura ora e l'aggiungo agli asparagi e vado ad aggiungere il salmone e le punte. Proprio all'ultimo, quindi manca proprio 1 minuto. Faccio amalgamare bene. Se vedete che il liquido che avete messo è poco, come in questo caso qui io ho fatto, mettete un altro pochino. E ora si finisce di cuocere la pasta qui dentro. Fuoco al massimo, un pochino di liquido e si fa finire. A posto. Siamo pronti per servire. Un pochino di pepe. Il piatto è pronto e quindi anche l'assaggio è pronto. Parto però dal solo un po' di salmone con gli asparagi. Mi piace proprio un sacco. Secondo me il salmone con gli asparagi non è la prima volta, perché
l'ho fatto diverse volte, anche in modi diversi, ma stanno veramente bene insieme. Caldino, però proprio buono. Questo sughetto è delizioso, fantastico. Alla prossima!